Ciao, eccoci per un nuovo video della serie Cucito mai più senza. In questo video ti mostro come realizzo l'orlo piatto sottile sui miei capi in seta. È una rifinitura molto elegante, perfetta su capi intessuti in seta trasparenti o molto leggeri, in particolare su orli in sbieco come quelli della gonna a ruota o mezza ruota o sui volani. L'ho realizzato nei giorni scorsi su questa gonna lunga a mezza ruota in georgette di seta. Il risultato della lavorazione è questo orlino tipo arrotolato, alto circa 3 mm. In questo video ti mostro come realizzarlo senza piedino per orlo arrotolato per la macchina. Ho inoltre utilizzato per la prima volta queste forbici da ricamo per applicazioni. Vi mostrerò per cosa mi sono tornate utili in questo caso. Trovate come sempre i riferimenti dei prodotti che utilizzo nel box descrizione sotto il video. Vi ricordo inoltre che se volete imparare a cucire o migliorare la vostra tecnica ci sono i miei corsi di cucito online, li trovate su www.cucitoespresso.it. Per realizzare questo video sulla macchina ho montato un filo cucitutto Gutermann in poliestere rosa chiaro, in modo che si veda meglio quello che sto realizzando a contrasto con il tessuto della gonna, mentre per l'orlo finale della gonna a ruota ho utilizzato un filo di colore più scuro in modo che si noti meno l'impuntura. Sulla mia macchina da cucire ho la possibilità di trasformare l'apertura per lago sulla placca metallica ad apertura per zigzag, quindi larga, eccola, ha un'apertura per punto dritto, quindi più piccola con un semplice foro, spostando questa leva. Ecco, ora l'apertura è un piccolo foro. Questo mi facilita il lavoro con tessuti molto delicati e leggeri che spesso vengono mangiati dalla placca ago a causa dell'apertura ampia per lo zigzag. Ovviamente la funzione va utilizzata solo con punto dritto, quindi alla fine dovrò assolutamente ricordarmi di ripristinare l'apertura originale, altrimenti potrei rovinare l'ago e la macchina. Questa è una funzione presente solo su alcune macchine di fascia alta. Se non l'avete non importa, potete cucire l'orlo senza problemi utilizzando un piedino per punto dritto come questo. Il piedino per punto dritto è un buonissimo acquisto se cucite spesso tessuti molto leggeri e delicati. In alternativa potete utilizzare un piedino patchwork come questo, anche se io lo trovo un pochino più scomodo per realizzare questo orlo perché è completamente aperto nella parte frontale, almeno il mio è fatto così. Comunque ve li mostrerò entrambi per farvi vedere come si utilizzano esattamente nella stessa maniera, quindi che abbiate l'uno o l'altro non importa. Per scoprirli nel dettaglio vi consiglio il mio video sui piedini per la macchina per cucire, trovate il link nel box descrizione o nel video in alto a destra. Ho utilizzato un ago standard da 70, visto che il tessuto è molto leggero e delicato. Per la prima volta che realizzate quest'orlo vi consiglio di farlo su un pezzo di scarto del tessuto che imiti quello che dovete cucire. Se è un orlo di una gonna a ruota o mezza ruota come nel mio caso, oppure un volant, tagliate una striscia in sbieco per fare la prova. Altrimenti se dovete cucire un orlo dritto tagliate un pezzo dritto. Parto mettendo un piccolo pezzo di scarto del tessuto e cucendo fino al bordo. Questo mi aiuterà ulteriormente a non far mangiare il tessuto dalla placca metallica. Piego 1 cm verso il rovescio e posiziono il mio orlo sotto il piedino in modo che il bordo piegato sia a 1 mm, massimo 2 dal lago. Quindi posiziono il bordo in corrispondenza di questa guida del piedino. Cucio e affranco. Proseguo con la cucitura.
Le prime volte posso aiutarmi con un regolo per verificare che il margine sia sempre piegato a 1 centimetro, oppure posso preventivamente stirare tutto il margine a 1 centimetro in modo da averlo già pronto per la cucitura. Io preferisco procedere più velocemente senza fare la stiratura, ma potete scegliere il metodo che preferite. Se fate appunto la prova sarà più facile capire qual è il metodo giusto per voi. Con il piedino per punto dritto è la stessa cosa. Cucio facendo in modo che la piega del tessuto sia sempre a 1 mm o 2 dal lago e quindi su questa linea del piedino. Ecco quello che ottengo, una cucitura a 1 mm dal bordo piegato e il margine sul rovescio del tessuto. Di solito poi taglio sempre il margine con delle forbici per tessuto molto affilate. Il margine deve essere tagliato in modo tale che la distanza dal bordo alla cucitura sia la stessa di quella dal bordo alla fine del margine tagliato. La difficoltà sta nel farlo senza far danni, diciamo, quindi senza tagliare il tessuto sotto della gonna o senza tagliare la cucitura appena fatta. Quindi ci si deve armare di santa pazienza e procedere molto lentamente con tanta concentrazione. Questa è la parte, diciamo, più delicata di tutta l'operazione. Per questa gonna però ho testato finalmente queste forbici da ricamo che ho trovato comodissime per questo tipo di lavoro. Hanno infatti una parte ampia e piatta che si posiziona sul tessuto, quindi sulla gonna, e permette di procedere in sicurezza senza rischiare di tagliare parti di tessuto. Bisogna comunque sempre procedere molto lentamente e fare attenzione a non tagliare la cucitura appena fatta. Quindi consiglio di, oltre a procedere sempre con lentezza, come vi dicevo, di tendere bene il tessuto e di allenarsi finché non ci si è presa la mano. Nelle parti in sbieco vi consiglio di distendere molto bene il tessuto, come vi dicevo, e procedere lentamente. Una volta tagliato tutto il margine, risvolto l'orlo di nuovo sul rovescio e metto sotto il piedino. La partenza è sempre un po' difficoltosa perché è molto sottile l'orlo, quindi in genere mi aiuta a posizionare il tessuto sotto il piedino con uno spillo. Vado a fare una cucitura esattamente sopra quella precedente, dal rovescio del tessuto.
Ecco quello che ottengo. Dal dritto una cucitura circa 2 mm dal bordo, dal rovescio 2 cuciture una sopra l'altra, che comunque non si vedranno perché sono sul rovescio. Ecco l'orlo della mia gonna a mezza ruota realizzato con questo metodo. È lo stesso metodo che ho utilizzato per tutti i miei capi in seta che trovate sul blog www.ladulsatina.com. Per questo video è tutto, se vi è piaciuto condividetelo, ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un video, vi ricordo che mi trovate anche su Instagram e Facebook come La Dulsatina e ci vediamo il mese prossimo per un nuovo video della serie Cucito mai più senza. Ciao!